In questo primo episodio della Sardegna siamo andati a scoprire una delle spiagge più belle e selvagge di tutta l'isola. La nostra esplorazione è partita nella parte nord-est, nel Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, e ci siamo diretti verso l'isola di Caprera per scoprire ed esplorare Cala Napoletana. Questa è Cala Napoletana. Ci sono capre ovunque. Dopo aver allestito il nostro super van, siamo partiti verso Livorno, dove abbiamo preso il traghetto, ovviamente accampati nel passaggio ponte, e il mattino seguente la Sardegna ci ha accolto con un'alba a dir poco epica. Stiamo attraversando il ponte per andare all'isola di Caprera, per esplorare le spiagge più belle, più selvagge e più nascoste di tutta la Sardegna. Macchia mediterranea. Oggi andremo a vedere Cala Napoletana, siamo a Caprera e andremo a visitare una delle cale più belle e magnifiche di quest'isola. La durata del sentiero è di 1 ora e un quarto. Inizia subito Into the Wild. Capre sopra le rocce già avvistate. L'inizio del sentiero di Cala Napoletana è molto vicino a quella di Cala Coticcio, la Tahiti, e vi lascio qui delle immagini per farvi capire un attimo di cosa sto parlando. Fate conto che l'inizio del sentiero è 200 metri più avanti, lasciate la macchina sul ciglio della strada e dopodiché troverete subito il sentiero indicato. La differenza di Cala Coticcio, qui non serve né la guida, che di là è obbligatoria, ed è anche gratuito, mentre là paghi 20 euro addirittura. È l'8 settembre, sono le 11:30, ma devo dire che c'è veramente un ottimo clima anche per camminare sotto il sole, perché questo sentiero ha qualche zona d'ombra, ma principalmente si è esposti al sole. Infatti è un sentiero panoramico. Completamente immersi nella macchia mediterranea, infatti si sentono profumi di ogni tipo e veramente wow. Qui vuol dire essere veramente a contatto con la natura e per me questo è veramente il top. E a differenza da dove abito io in Veneto, la prima cosa che si nota è che qui si riesce veramente a respirare aria pulita. C'è il panorama. Niente da dire. Come niente da dire? Troppo da dire. Non lo stesso. Troppi aggettivi. Silenzio contemplativo. Bisogna stare in silenzio per sentire i rumori, i suoni. Bisogna stare silenti. Non silenti. Che vuol dire? E quando si è in posti così bisogna stare in silenzio, aprire tutti i sensi, olfattivo, uditivo. È tipo una sorta di meditazione che fai camminando, perché in realtà adesso qui non sento niente se non i miei passi e il rumore del vento, quindi dà proprio una sensazione di pace e tranquillità. Vamos. Tutto il sentiero va su roccia e terra, quindi ovviamente calzature adeguate come scarpe da ginnastica oppure da trekking. Eccola lì. Si intravede già qualcosa. Non ho fatto neanche in tempo a dirlo. Le persone scendono anche con le ciabatte. Eccone un'altra che sta guardando tutto il panorama. Qui c'è anche una guardiola di avvistamento sulle bocche di Bonifacio. Costruite a fine 800 e inizi 900. Da questo tratto è un po' più in pendenza. Ed eccoci quasi arrivati. Si trova proprio lì sotto. Eh sì, una bella piscina. È ora del bagnetto. Com'è? Peccato per gli yacht. Rovinano abbastanza il paesaggio. Anzi, senza abbastanza. E qui c'è anche un'altra piccola caletta, dove c'è meno gente. Andiamo lì. Proviamo a vedere se c'è una strada che ci conduca nell'altra caletta.
inizia la vera esplorazione. Questa strada ci dovrebbe portare dall'altra parte, o no? Al nulla? Forse no, forse non è questo sentiero giusto. Vediamo se di qua... No, non vedo strade lì. No, non credo sia lì. Che razza di colori però. Abbiamo scelto la nostra postazione. Per il momento siamo da soli. Dopo una bella camminata è ora di una bella bagnata. Questa è veramente una piscina, c'è poco da dire. C'è un'acqua trasparente, azzurra. Le immagini parlano da sole. E tutte le rocce sono modellate dal vento. Guardate. Ci sono capre ovunque. E si nascondono e si mettono al riparo in tutte quelle rocce, ma tante non sono neanche nascoste, le trovi proprio anche molto vicine, quindi sono abituate alla presenza delle persone. Dopo aver fatto lo stesso sentiero dell'andata, ora ci troviamo al compendio garibaldino, insieme di strutture dove visse Giuseppe Garibaldi, visse i suoi ultimi 26 anni di vita e dove morì il 2 giugno 1882. E Caprera rispetto alla Maddalena è ancora più selvaggia e se ti piace fare trekking e stare in natura, qui è proprio il top assoluto. Anche perché per raggiungere molte calette devi farti dei trekking, dei sentieri, quindi devi faticare per poi arrivare e godere di tutto ciò. Ora stiamo facendo un po' di sterrato e stiamo andando alla spiaggia del Relitto, un'altra chicca dell'arcipelago della Maddalena. Direi che ci siamo. Oggi mi trovo in kayak in un luogo veramente speciale. Siamo in Sardegna e faremo giri assurdi nelle calette veramente spettacolari.